Moto Zap per andare a lavorare alla terra. Oggi in questo video andiamo a testarla, andiamo a vedere come, quando si utilizza, che lavoro può fare, in modo tale che a conclusione video sai prendere una decisione se prendere o non prendere una moto zappa. Per andare a lavorare il tuo orto puoi utilizzare due strumenti, il motocoltivatore o la moto zappa. La differenza tra i due è molto semplice. Il motocoltivatore ha delle ruote e ha una presa di forza a cui puoi attaccare la fresa, la trincia, tutto quello che vuoi. La moto zappa invece ha la sua presa di forza direttamente sulle ruote, infatti al posto delle ruote ha delle frese e quindi lavora il terreno. Tendenzialmente la moto zappa costa molto di meno del motocoltivatore, quindi può essere un ottimo step di introduzione per incominciare a lavorare la terra. Infatti agli albori io sono partito proprio dalla moto zappa. Cosa molto interessante però di questo modello che lo rende unico rispetto alla differenza che ti ho fatto prima è che ti vengono dati in omaggio due ruote, abbiamo anche la marcia indietro oltre che due marce avanti, ma soprattutto abbiamo un gancio traino al quale puoi attaccare quello che vuoi. Nel mentre ti lascio qualche informazione su questa Blackstone MHB 1500. Ha un motore sovradimensionato 212 cc, cambio a ingranaggi a bagno d'olio e trasmissione frese a catene in bagno d'olio. In più abbiamo la trasmissione con doppia cinghia dentata. Questo va a modificare in modo positivo le nostre performance. Ma come funziona la moto zappa? In modo molto semplice. Andiamo a alzare il ruotino che è solo per il trasporto. Andremo a governare la nostra moto zappa tramite questo perno che ora andiamo a fissare. La moto zappa si muove sempre in modo ondulatorio, prima da una parte poi dall'altra. Dobbiamo mantenere questo continuo movimento. Ora te lo farò vedere. Per fare questo andiamo a settarla al meglio. Nello sportellino, molto comodo devo dire, ho messo la chiave del 16 e andiamo a settare l'ancora. Infatti andando a allentare queste due viti, vedi? Andiamo a metterle controbattente in modo tale che non si muovano e rimanga fisso. La parte più essenziale della moto zappa è questa qua, perché è quella che ci darà la stabilità e la direzione, ma soprattutto deciderà quanto scendiamo nella lavorazione della terra. Ora vedi, cerchiamo di metterlo il più dritto possibile. Quando ci accorgiamo che è in battuta, la chiave del 16 serve solo a chiudere. Voilà. E da qua non si muove. Ti ricordo che prima di accendere la moto zappa vanno sempre controllati tutti i livelli, soprattutto perché durante il trasporto per motivi di sicurezza vengono tolti. Quindi abbiamo un filtro olio, andrà aggiunto l'olio, controllato l'olio del motore e naturalmente la benzina. La moto zappa serve a sminuzzare il terreno, a fresare il terreno, quindi il terreno deve essere già lavorato. Questo terreno, come vedi, affonda, è già stato lavorato, va reso molto più sottile, perché presenta dei tocchi molto grossi. Non riesco a entrare col trattore, gli spazi sono molto ristretti, quindi la moto zappa è lo strumento ideale da utilizzare. Una sola raccomandazione: quando andiamo a utilizzare la moto zappa, sempre di più guanti, occhiali, scarpe, quelle antinfortunistiche, ma soprattutto anche qualcosa che possa curare l'udito. Potete usare le classiche cuffie, oppure come faccio io, ci sono delle cuffie a tappino che sono isolanti. Siete a posto. Come vedi il risultato è veramente ottimo. Questo è dato anche dal fatto che la terra è in tempra. Per capire se il tuo terreno è in tempra è molto semplice. Lo prendi in mano, lo schiacci, se rimane una pallina d'argilla in mano vuol dire che il terreno è troppo bagnato per essere lavorato. Se invece tende a sfarinarsi è il momento di lavorare come sto facendo io e guarda che risultato.
Chiaramente la motozappa su grandissimi terreni, su grandissime estensioni può essere uno strumento che risulta scomodo, ma per piccole dimensioni, soprattutto in spazi ristretti come in questa serra, dove perderei spazio andando a lavorare con altri attrezzi, è veramente l'attrezzo ideale. Questa è una lavorazione un po' al limite perché la terra a lato è stata calpestata, quindi è compattata per quanto era stata lavorata, quindi una presa destra è un po' più dura, sulla sinistra è molle, però vedo che tu vai a vedere il lavoro viene fatto bene, con un po' di pazienza, datemi qualche minuto. Il lavoro è veramente ottimale, lavorato veramente bene, mi è piaciuto soprattutto nel lato più esterno, ero più preoccupato nel bordo della serra, infatti una parte di terreno era ben lavorata, ben dissodata, l'altra era stata compattata perché eravamo passati col decespugliatore e avevo paura che la motozappa non lavorasse bene e ci desse. Il merito del lavoro ottimale che comunque è stato fatto, perché è stato fatto bene senza faticare, a mio avviso è del motore. Un motore che non va mai in sofferenza, si sente che è sovradimensionato, lavora sempre a regime, mi dà sempre la potenza che mi serve. Quindi oltre per la lavorazione del terreno fatta veramente in modo professionale, credo anche che sia essenziale per i piccoli lavori in casa avere quel carrellino da attaccarci e poterlo movimentare, un pochino di ramaglia, un pochino di sacchi, anche solo le piantine. Insomma, sono piccoli aspetti che fanno la differenza. Ora lascio asciugare la terra qualche oretta, poi vado a mettere il telo pacciamante, andremo a coprire bene tutto, fare i fori perché la settimana prossima si incominciano a mettere zucchine, pomodori e un sacco di altri ortaggi, ma che vedrai in un prossimo video. Ora, se questo video ti è piaciuto, metti un bel mi piace, iscriviti al canale, ti ricordo che qua sotto in descrizione puoi trovare il link al sito dove andare a trovare la motozappa per andare a vedere tutte le caratteristiche, per andare a vedere anche tutti gli accessori che sono legati alla motozappa e che puoi andare a integrare appunto nella tua Blackstone e Farmer. Spero che il video ti sia piaciuto, metti un bel mi piace, se hai qualche domanda qua sotto nei commenti. Ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti!